Nel video di oggi regalerò una combo da late game all'amico Mattia e la utilizzeremo insieme in pesca. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video targato Team Fish. Oggi, come avete visto dall'anteprima, andremo a regalare a Mattia la sua nuova combo da late game. Ora vi mostrerò in pochi minuti cosa ho deciso di acquistare e soprattutto quali sono state le motivazioni che mi hanno spinto a fare determinate scelte. Prima di iniziare però ragazzi vi invito a mettere un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Partiamo dal mulinello. Io ho scelto il Revros per Mattia. Piccola premessa, ho deciso di far iniziare Mattia con un'attrezzatura entry level. Come è giusto che sia, ogni principiante, persona che si affaccia alla pesca, iniziando con un'attrezzatura base, può iniziare a capire, fare i primi errori, quindi sbagliare nodi, sbagliare lanci, rischiare di rompere anche canne, ovviamente con un danno lieve. Quindi ragazzi ho deciso di stare su una fascia di prezzo bassa, però comunque avendo delle caratteristiche importanti che possono tornare utili in pesca, soprattutto quando si parla di late game. Iniziamo subito dal mulinello che ho scelto per Mattia. In questo caso si tratta del Revros nella taglia 2005. È un mulinello della serie LT, quindi leggero ma comunque resistente. Ho deciso di optare per la bobina standard per dare più possibilità a Mattia anche un giorno dovesse cambiare tipologia di tecnica con questo mulinello. Nella taglia 2005 si abbina perfettamente alla canna che vedremo tra poco e nei prossimi minuti del video vedremo anche come imbobinarlo perfettamente con il trecciato che ho scelto per Mattia. Quindi ora passiamo direttamente alla treccia e vi parlo del J-Braid X8 Grand, un trecciato PE composto da 8 capi. Ho scelto la taglia 0,06 mm per pesche ultraleggere con una tenuta fino a 5 kg. La lunghezza in questo caso è 150 metri. Chi mi segue sa che sono un grande fan del colore multicolor, quindi ovviamente ho scelto questo. Passando alla canna invece ho scelto la Ninja Dropshot, una canna anch'essa entry level ma comunque con delle caratteristiche molto importanti. Con una lunghezza ad aperta di 206 cm e da chiusa 107, è una canna a due pezzi che permette di lanciare da 1 a 10 grammi. Particolarità di questa canna, essendo una canna da drop shot, è il cimino in solid tip che permette al pescatore, anche se inesperto, di sentire tutte le amboccate e la rende polivalente per pesche dal light rock fishing allo street fishing a anche altre tecniche ultraleggere. Ragazzi, mi raccomando, rimanete sintonizzati tutto il video perché insieme a Mattia vedremo come imbobinare il mulinello e quindi come fare il filo di fondo. Insegnerò a Mattia i primi nodi per iniziare a pescare a light game. Ultimo ma non per importanza, andremo a utilizzare insieme a Mattia questa attrezzatura per vedere dove si comporta al meglio. Mi raccomando, non perdete alcun minuto di questo video. Ora iniziamo con l'imbobinamento. Bene ragazzi, ora dobbiamo iniziare a imbobinare il Revros con il trecciato, quindi si inizia subito a vedere quali sono i passaggi fondamentali. Come prima cosa montiamo il mulinello sopra la nostra canna. Ora apriamo l'archetto e fermiamo il filo nella clip fermafilo. Ora chiudiamo l'archetto e con l'aiuto di un amico che ci terrà la bobina iniziamo a imbobinare. Una volta terminato di imbobinare il trecciato, facciamo un nodo di giunzione con un filo di fondo e iniziamo a imbobinare il filo di fondo. Ora prendiamo un altro mulinello e invertiamo il filo. Ora ripetiamo la stessa procedura con un'altra bobina. Ora ripetiamo la procedura per l'ultima volta per avere ufficialmente il nostro J-Braid come ultimo filo. Ora che abbiamo imbobinato il trecciato sul nostro mulinello, mostrerò a Mattia i due nodi principali per la pesca light. Iniziamo dall'All Bright. Questo nodo si utilizza quando bisogna collegare il trecciato con il nostro terminale in fluorocarbon. Si inizia facendo un piccolo cerchio sovrapponendo il nostro fluorocarbon, si inserisce in questo punto il nostro trecciato e si fa passare tra le due dita sopra il fluorocarbon.
si prende da dietro, si fa passare parallelamente al trecciato e si inizia a girare intorno all'asola di fluorocarbon che abbiamo creato precedentemente, tenendola con un dito. In questo caso io utilizzo il medio. Fatto questo, dopo circa 15-16 giri, faccio passare il tracciato all'interno dell'asola di fluorocarbon e tiro, tenendo tutto abbastanza teso. Ed ecco terminato il nostro nodo. Ora, con una forbice adatta a tagliare il tracciato, taglio il tracciato in eccedenza e successivamente vado a tagliare anche l'eccedenza di fluorocarbon. Se volete restare un po' più tranquilli, ma non è fondamentale, potete anche scaldare l'ultima parte di fluorocarbon per fare una specie di funghetto di chiusura. Ed ecco qui il nostro nodo. Ora che abbiamo visto come legare il terminale alla nostra treccia del mulinello, vi faccio vedere un nodo per collegare il terminale al moschettone. Si tratta del Palomar. Iniziamo sempre con il nostro terminale fluorocarbon facendo un cerchio sovrapponendo il filo. In questo caso cerchiamo di dare una punta abbastanza acuta al nostro fluorocarbon perché in questo momento andrà inserito all'interno del moschettone. Una volta fatto passare, effettueremo un normalissimo nodo senza serrarlo. Inseriamo nell'asola che abbiamo creato il nostro moschettone. Portando indietro l'asola arriveremo in questa situazione e arrivati qui tenendo tutti tesi i capi del nostro nodo andremo a serrare. Ricordatevi di bagnare sempre il vostro nodo prima di serrarlo. Con le stesse forbici di prima andiamo a tagliare l'eccedenza e anche qui possiamo utilizzare l'accendino per fare una specie di funghetto ed ecco qui il nostro Palomar. Bene ragazzi, abbiamo appena visto i nodi, abbiamo visto come imbobinare un mulinello, ora andiamo a mettere in pratica quello che abbiamo imparato e a testare l'attrezzatura nuova di Mattia. Speriamo che qualche cavedano invernale collabori. Porco. Bello anche, bello. Porco. Porco. Porco Dio. Piscione in diretta, figa. Piscione in diretta. Tieni con sotto così. Ah. No, non tiro dal mezzo, tieni in mezzo. Figa, sei grosso. Che belva è? Più grosso della buca proprio. Rilascia. Revros 2005, Ninja Dropshot, Gerchettino, Berry e Cavedano. Vai, fallo andare. Primo pesce della giornata, niente male. Porco. Sto già sborrando, Berry. Porca. Vedono, ma non questo.
Ragazzi, allora, finisce qui la breve giornata di pesca con Mattia. Abbiamo avuto modo di testare a dovere la sua attrezzatura, è riuscito a fare il primo pesce. Tra l'altro ragazzi, che pesce, 40 e passa a jerk, tanta roba. Spero che sia trovato bene con l'attrezzatura e che soprattutto la utilizzerà bomba. La utilizzerà di nuovo. Detto questo, vi invitiamo a mettere un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Se l'avventura vi è piaciuto, scriveteci nei commenti, ci vediamo nella prossima avventura. Ciao ragazzi!